Ben ritrovati a Cronache di Pellegatti, insieme a Carlo Pellegatti ci eravamo ritrovati con Milan-Juventus e ora ci rituffiamo in Europa per l'appuntamento a San Siro con il Paris Saint-Germain. Carlo, ben ritrovato e direi di partire da una partita che ha fatto illuminare gli occhi di tanti, no? Ovvero quel Milan-Paris Saint-Germain 2-0 del 1995, doppietta di Dejan Savicevic. Sì, una partita importante perché dopo magari parliamo anche come è arrivato il Milan a quella partita, però è una partita molto importante perché era la semifinale di Coppa dei Campioni, no, era sì, di di Champions League già, era la semifinale di Champions League, perché proprio l'anno prima c'è stata lo spartiacque tra Coppa dei Campioni e Champions League, quindi partita di Champions League, ma era la finale della stagione 94-95 che veniva dopo la finale 93-94, il trionfo di Atene, che veniva dopo la partita 92-93, altra finale persa col Marsiglia, cioè terza finale consecutiva, Sì. cioè andiamo a sottolineare la grandezza di quella squadra. L'unico cruccio è che eravamo così abituati che magari non riuscivamo a gustarle così tanto, ma era la terza finale di Coppa dei Campioni o, se preferite, di Champions League, quindi aveva un sapore tutto particolare. Tra l'altro, Carlo, l'ottava finale per il Milan, quindi devo dire che... Anche perché Adriano Galliani ha sempre detto: io non guardo le finali, non guardo la vittoria, io guardo le finali, perché arrivare in finale già sei sul tetto del mondo. Sì. Poi è chiaro che se vinci è ancora meglio. E il Milan gioca dopo un altro risultato di Parigi, sofferto ma vinto grazie alla qualità dei suoi immensi giocatori. Sì, tra l'altro, Carlo, dicevi proprio come ci è arrivato il Milan a quella semifinale di ritorno, da quel Paris Saint-Germain Milan 0-1, gol di Boban al 91esimo, no? Quindi credo che sia stato anche un'emozione importante segnare un gol così importante proprio alla fine della partita. Una partita sofferta. Io ricordo che prima di quel gol, che dopo sentiremo, c'erano state due corner, o un corner e una punizione a favore del Paris Saint-Germain che premeva. Là giocava un giocatore che sapevamo già sarebbe arrivato al Milan, cioè Georges Weah. Georges Weah aveva impegnato, mi ricordo, con un colpo di testa ravvicinato, una grande parata di Rossi. Ricordo che il Milan giocò con, me lo sono scritto, Rossi, Panucci, Maldini, Albertini, Costacurta, Baresi, Eranio, Desailly, Boban, Savicevic, Simone. Quindi non c'era, e poi è entrato Massaro, non c'era la punta in quell'occasione, ma erano Boban, Savicevic, era Simone appoggiato vicino da Savicevic. E andiamo a sentire con la mia voce quella punizione a favore del Paris Saint-Germain e poi un contropiede straordinario. Andiamo a sentire gol. A Massaro, Savicevic, e va Bip, dovrebbe fermarsi e darla, e gara da Savicevic, punta Dele, che bella testa, punta Dele, una finta, da dentro Boban, tiro, gol di Boban, e gol di Boban, e gol di Boban, e va il Milan, l'ha messa al 45esimo, e va il Zorro, l'ha messa Zorro Boban, 1-0 per i ragazzi, Zorro Boban, e la messa al 46esimo, 1-0 per i ragazzi, Zorro Boban, grande azione di Alto, Dele questa volta ce la fa, tiro di Boban, 1-0 al 46, splendido Milan, 1-0, Zorro Boban, e tutta Italia sarà sicuramente contenta, l'Italia rossonera, di questa grande prodezza dei ragazzi più forti di questo secolo. Ecco, abbiamo sentito, abbiamo visto, Sì. visto quel passaggio di Savicevic a Boban. Boban si allarga leggermente e tira un tiro dal basso in alto che batte il portiere Lamà. È una vittoria importante al minuto 91, una vittoria indimenticabile. E allora, grande pienone a San Siro.
Infatti Carlo, anche in cronaca si sente, no, la tua grandissima emozione, perché devo dire che tra l'altro è importantissimo segnare anche fuori casa, no? Considerando che poi ci sarebbe stata la Guarda, mi gara sono di San segnato Siro. anche i commenti di Galliani, di Adriano Galliani, di Fabio Capello e di Zvonimir Boban. Adriano Galliani disse alla fine della partita: devo fare i complimenti a Boban, ma anche a Massaro, che è stato determinante, ha dato una scossa eccezionale. Lui è un debole per Massaro. Fabio Capello: il gol è stato un colpo da grande Milan, siamo pariti e abbiamo lasciato dietro 5 loro giocatori e ci siamo trovati davanti alla porta. Bravissimo Boban, per me è stato un gol importante, ma vorrei sottolineare che niente arriva per caso, l'organizzazione paga. Ma a proposito, Carlo, di organizzazione, fa riflettere perché il Paris Saint-Germain fino a quel momento aveva sempre segnato. Fino alle semifinali il Paris Saint-Germain segna sempre, invece il Milan riesce a uscire con 0 gol subiti dal Parco dei Principi, cosa non banale. Ecco, e il Paris Saint-Germain dunque, quel 19 aprile, il 19 aprile non è una data banale, siamo al 19 aprile 1995, ma 6 anni prima, il 19 aprile del 1989, è la partita del 5-0 sotto la pioggia contro il Real Madrid, sempre il 19 aprile. Là ci fu, segnarono i 3 olandesi, il primo gol lo segnò Ancelotti e l'ultimo Donadoni, quindi praticamente diciamo una delle partite più indimenticabili dell'era di Arrigo Sacchi. Questa invece è un proseguo della grande finale di Atene. Perché? Perché là ci fu il cameo, la griffe straordinaria di Dejan Savicevic e qua c'è la doppietta di Dejan Savicevic. La sentiamo e poi torniamo a approfondire sulla partita. Andiamo a sentirla. Albertini che da dentro Savicevic sul varco, se ne va Dejan, se ne va il portiere, e il gol di Dejan, e il gol di Dejan, e il gol di Dejan, e allora, gol di Dejan Savicevic, al 21esimo minuto, straordinario Albertini, rivediamo, pubblico in delirio amici, pubblico in delirio, 1-0 per i ragazzi, Dejan Savicevic fuori classe, Dejan Savicevic la carezza del Montenegro, Dejan Savicevic la classe, viene avanti allora il Paris Saint-Germain con Desailly che recupera il pallone, viene avanti Marcel, ancora Savicevic, poi sta regolare, match for Savicevic, il gol di Dejan, e sono 2, e va il Milan sul passaggio di Desailly, e sono 2, e alla destra, Dejan Savicevic, e sono 2, gol dei ragazzi, sei il grande merito di Desailly che si è infilato e l'ha messa 2-0 per i ragazzi. E allora 2-0, ancora Savicevic non poteva sbagliare, di sinistro, 2-0 per i ragazzi al 22esimo e 50. Dopo 45 minuti Tarottino sono 2, Savicevic, la finale è vicina. Ecco, il primo gol non è un primo gol banale, perché lui riceve la palla, la addomestica, la sistema, ma tutto in una frazione di secondo e riesce a trovare la coordinazione col sinistro per battere il portiere, sempre il portiere Lamà. Il secondo gol, l'avete sentito, c'è un lancio in profondità, lui si presenta e l'ha col sinistro. Infallibile. Infallibile. È un Dejan Savicevic. E andiamo anche avanti un po', perché? Perché poi il Milan arriva in finale, deve affrontare l'Ajax, che lo ha già battuto 2 volte sì. molto facilmente. L'Ajax era l'Ajax dei giovani, Kluivert, Reitzing, Una grande squadra Davids, c'era Rijkaard, c'era Davids e Seedorf, tutti ragazzi straordinari. Ebbene, il Milan arriva in quella finale, ma cosa succede al Prater di Vienna? Io sono lì a bordo campo, guardo nell'ultimo allenamento, si assiste all'ultimo allenamento, tutto l'allenamento si assiste, tutto l'allenamento. E anche se si assisteva a tutto l'allenamento, poi si vincevano le partite. Non è che se per caso non vedevi tutto l'allenamento il Milan vinceva, no, si vedeva tutto l'allenamento e il Milan vinceva, quindi si vedeva Ancelotti,
che magari mischiava le carte, poi ti diceva qual era la fuori, è troppo divertente, anche i tempi di Ancelotti, vedevi tutto l'allenamento, qui era Capello, guardavi tutto l'allenamento, poi dicevi scusa hai visto, perché poi magari mischiava un po' le carte e poi ti diceva chi giocava, no? Perché Certo. tra tutti noi Chiaro. iperprofessionisti, ovviamente. E lì sta per battere il calcio d'angolo nella partitella, Sì. nella rifinitura, parte il calcio d'angolo, io guardo la palla, ma mi fermo perché vedo che Dejan Savicevic si tocca la coscia. Si tocca la coscia, corre rapidamente il dottor Tavana per capire la condizione, poi fa un cenno di no. In quel corner alla vigilia della partita si fa male. Si fa male e non gioca. Già giocavamo con una squadra superiore forse in quel momento. Secondo me Fabio Capello, se mi posso permettere, era in una condizione straordinaria Lentini, Sì. e lui preferì mettere Simone Massaro, credo, ma non fu per quello che perdemmo. E poi ci fu l'ultimo, era il famoso Simone con le scarpe bianche, famoso questo È chiaro, episodio, sì, sì, se lo sì, ricordano sì. tutti. È un oggetto iconico, no, E le scarpe di bianche di Simone. Simone nella finale, che fu l'unico che impegnò il portiere, mi sembra fosse Van der Sar. E il Milan perse, però quella partita, quella semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain è stata proprio un'ulteriore conferma della grandezza di Savicevic, perché non sono stati gol banali, però il Milan era veramente un Milan prepotente, autorevole, forte, cioè era il Milan che vince il campionato 92, 93, 94 e 96, è il Milan che arriva in 3 finali, è il Milan che magari non raggiungerà i vertici di gioco di Arrigo Sacchi, però è un Milan, infatti uno è gli immortali, l'altro sono gli invincibili. Ma Carlo, prima di continuare proprio su questa tematica, volevo chiederti cosa rappresentavano e chi erano, un ricordo che hai sia di Fabio Capello che di Dejan Savicevic, che sono stati due pilastri, no, della storia rossonera. Cioè, il Milan è stato fortunato perché sinceramente ci fosse stato prima Capello e poi Sacchi non sarebbe stata la stessa cosa. Invece Sacchi raggiunse dei livelli di gioco straordinari, ma quegli insegnamenti di Sacchi che erano ancora figli degli insegnamenti di Lidl sono stati poi assorbiti e sono stati confermati con una gestione magari meno possiamo dire, meno asfissiante da parte di Capello, perché il grande maestro Arrigo Sacchi, il grande gestore Fabio Capello. E quindi questo mix ha permesso ai giocatori di continuare la loro carriera, nella loro grandezza. C'erano i dubbi, perché io ricordo il ciclo è finito dopo la sconfitta e dopo l'eliminazione con le luci a Marsiglia, sembrava veramente un ciclo finito. Il presidente Berlusconi era convinto che ha avuto le intuizioni Capello, avessero ancora tanto da dare, e allora così fece e diede la squadra a Capello. E la mano di Capello si è vista subito, squadra più attenta, più cinica, ma sempre spettacolare, perché il Milan che arriva in una delle... Ci sono state tante ingiustizie come la sconfitta di Istanbul, no? Una delle tante, ma perdere contro il Marsiglia dopo che il Milan ha vinto tutte le partite per arrivare in finale, subendo solo un gol, ha subito solo un gol da Romario, le altre le ha vinte tutte col clean sheet e ha 5 o 6 occasioni nel primo tempo incredibili, poi perde dal gol di Bolì e lì è stata veramente una cosa che non esiste, perché poi vabbè c'è stati problemi poi in Marsiglia, lo sappiamo, però è stato un Milan straripante, era un Milan veramente straripante e ha confermato ancora in quella semifinale e poi arrivo in finale, anche se perse. E invece di Dejan Savicevic, qual è il tuo ricordo? Non so, il tuo ricordo, un simbolo? Dejan Savicevic, il mio ricordo di Dejan Savicevic ne ho tanti, no? Beh, innanzitutto lui che dice sempre macchina non vede dolore perché era tormentato dai problemi muscolari, non li aveva curati bene in Jugoslavia, se vogliamo dire, almeno nella Stella Rossa. Sì.
e mi ricordo che andavano dentro con dei ferri per togliere queste cicatrici, e lavoro molto. Ci sono tanti cammei di Dejan Savicevic. Il mio è un gol contro il Parma. Il gol lo realizzò Baggio, ma Dejan Savicevic aveva 3 uomini. Tu mettiti, chiudi gli occhi, sei tribuna arancio, Sì. non dalla parte della panchina di Pioli, ma esattamente alla stessa altezza sotto la tribuna arancio. E il Milan attaccava sotto la curva del Milan. Quindi là ci sono 3 giocatori del Parma, non so. È un po' come il gol di Ronaldo nell'Inter contro lo Spartak Mosca. Io vedo Ronaldo dietro 3 o 4 giocatori dello Spartak Mosca, un fango tremendo, poi non so come lo vedo al di là e realizza il gol. Lì era circondato da 3 giocatori del Parma, non so come, ha toccato 3 volte il pallone, no, è indescrivibile, perché è come dire, adesso ti spiego come Raffaello dipingeva, non puoi spiegarlo. È uscito, è andato sul fondo, ha messo in mezzo, gol di Baggio. E non lo sai, tutt'oggi se ci pensi non lo Non sai. non so imitare, non so pensare, quindi per me Dejan Savicevic, quello è un gol di Reggio Emilia, quando lui prende la palla, la tocca, e io nella mia poesia dico che allo stadio di Reggio Emilia, quello che adesso è il Mapei, curva sulla destra della tribuna, c'è ancora un po' di borotalco, perché toccò così la palla che veramente sembrava un talco morbido, e lì c'è, se tu vai vicino al distretto del rigore, c'è ancora una polverina bianca, è il talco, è piovuto, nevicato, sono passati 30 anni, il talco è sempre lì. Beh, devo dire che quando si usa la parola fuori classe lui può essere benissimo... Un genio, più di un fuoriclasse, poi c'è il fuoriclasse X, lui è un genio, proprio veramente, la carezza del Montenegro. Carlo, facciamo qualche passo in avanti, andiamo avanti di appunto qualche anno al 20 febbraio 2001, Paris Saint-Germain-Milan, pareggio 1-1 al Parco dei Principi, allenatore Alberto Zaccheroni. Sì, ma noi quello è diverso, perché lì siamo nel girone, però noi andiamo a esaminare la partita dell'andata, perché si gioca Milan-Paris Saint-Germain qua. Là, attenzione, segnò la partita poi a Parigi, e lo ricordiamo, Sì. il gol di José Mari, un tiro di Albertini, un tiro. All'andata fece un grandissimo gol Leonardo, però era un Milan che andava veramente molto male. Era lì in lotta per riuscire a superare il secondo girone, però il Milan gioca dunque la partita di andata viene giocata il 14 febbraio. Sì. Il Milan era reduce da Milan-Vicenza 2-0. Mi ricordo che Zaccheroni schierò obbligatoriamente Pablo Garcia, il sergente Garcia, e Giunti, uno dei centrocampo più scarsi e lenti. Se ripensiamo alla partita di cui abbiamo parlato prima. Ma non tanto non a causa di Giunti, ma Pablo Garcia, che poi non fece una brutta carriera all'Atletico Madrid, ma lì nel Milan era veramente lentissimo, e quindi non stavamo andando bene, perché poi era un periodo dove abbiamo pareggiato 3-3 col Bologna, perdiamo a Vicenza, poi dopo la partita perdiamo 3-0 a Torino contro la Juventus. È veramente un Milan molto in difficoltà, Milan campione d'Italia ma molto in difficoltà, e segnò un grande gol Leonardo, il gol dell'1-0. Poi però Anelka sfruttò prima un errore della difesa, ma si salvò il Milan, poi un altro errore della difesa, fece 1-1, il Milan era in lotta, poi con la sconfitta col Galatasaray e il pareggio interno, io ricordo perché fui io che misi il microfono sotto Silvio Berlusconi nell'intervallo di Milan Deportivo La Corugna, e lui lì praticamente in diretta, senza dirlo ma facendolo capire, licenziò Alberto Zaccheroni, perché Milan pareggiò 1-1 col Deportivo. Al Milan bastava vincere, tra l'altro, no? Però era un Milan abbastanza scarso, quell'anno lì
non giocò bene e non riuscì. Guarda, vado anche, mi ero anche segnato vediamo se riesco a trovarlo, ma penso di sì. Ecco, per esempio a Vicenza giocava momento, poi in quella partita fu anche espulso Roque Junior e quindi il Milan giocò in 10, però giocava con davanti Josemari, con giocatori che francamente Roque Junior, Elveg, Calazze, Serginho, giocatori che poi vincono anche la Champions League, però quell'anno lì fu un anno veramente complicato. Sì, diciamo che la mancata qualificazione non fu neanche troppo una sorpresa, forse. Milan resistette, ma poi non ce l'ha fatta. E quindi lì segnò un grande gol Leonardo, poi il pareggio di Anelka, pareggiamo anche là di fortuna all'ultimo minuto, poi sconfitta col Galatasaray e poi pareggio col Deportivo La Corugna. E questa la ricordiamo perché il Milan ha giocato 2 volte col Paris Saint-Germain, quell'altra eclatante, questa una partita che abbiamo ricordato statisticamente perché si sta parlando della partita di ritorno, cioè della partita contro il Paris Saint-Germain. Chiudo, però ho avuto una apparizione, una illuminazione. Nel recente match contro il Napoli, nel primo tempo soprattutto, ho visto il Milan che può battere il Paris Saint-Germain ed è stato un Milan che mi ha dato delle sensazioni splendide. Poi mi ero anche segnato un'altra partita per concludere e spero che sia così una partita da ricordare, perché spero che il Milan sappia ripetere la prestazione trascinante di un'altra sfida contro una squadra francese. Si giocava la partita di ritorno tra il Milan e l'Auxerre. Nella partita di andata il Milan perse 4-1. Io non ero andato perché c'era problemi di aereo e la radiocronaca gliel'ho chiesta, è stato gentile Alberto Cerutti pur di dare il servizio. Nella partita di ritorno il Milan gioca con l'Auxerre, San Siro era pienissimo, era un Milan con Etley trascinatore, con Pietro Paolo Virdis e il Milan vinse 3-0. Mi ricordo ancora uno dei gol sullo spinta, Etley andò proprio verso la porta e si arrampicò dopo il gol sul palo e io mi auguro che ci sia questa atmosfera trascinante perché la partita con l'Auxerre, che è una delle 1000 partite del Milan in campo internazionale, noi ce la ricordiamo perché perdi 4-1 e vinci 3-0 è straordinario. Beh sì, a livello anche mentale ti dà un boost incredibile. Ecco, io ho visto contro il Napoli un Milan che può battere il Paris Saint-Germain, anche se sarà un'impresa, però mi auguro che l'augurio che faccio ai tifosi del Milan e a me è quello di rivedere l'atmosfera e l'ebbrezza e le emozioni che ci ha regalato quel lontano 2 ottobre 85, sono passati 40 anni più o meno, con il Milan che batte 3-0 l'Auxerre. Contro una squadra francese quello deve essere l'obiettivo, deve essere un Milan trascinante. E con questa chiusura direi di salutarvi, ringrazio Carlo per questo appuntamento con Cronache di Pellegatti e vi do io appuntamento al prossimo. Un saluto a tutti.